Tales by Love, episodio 3. Allora, chiunque mi conosca da più di 10 minuti capisce che io ho un serissimo problema con l'aurora boreale. E non c'è niente da fare, è il grande amore della mia vita. Da quando l'ho vista la prima volta, la mia vita è completamente cambiata. E quando è stata questa prima volta? È stato il 6 gennaio del 2012. Qui, questa foto che vedete è stata la mia prima aurora boreale ed è stata scattata a Tromsø, che si pronuncia Tromsø. Credo, è il norvegese tutto un po'... quindi Tromsø dovrebbe essere. Però prima di raccontarvi le emozioni di quella sera, devo fare un piccolo passo indietro e spiegarvi com'è che io ci sono arrivato a quella sera. L'idea di andare a vedere l'aurora boreale mi è venuta l'estate prima, cioè l'estate del 2011, quando ero con un mio amico in Islanda. In Islanda d'estate non si vede l'aurora boreale perché c'è sempre luce e in giro nei negozi di souvenir vedevamo queste cartoline con queste foto spaziali dove c'erano le luci verdi nel cielo, eccetera, eccetera, no? E ci siamo guardati dicendo, e noi questa cosa non l'abbiamo vista, com'è, come non è? Al tempo i social non erano così diffusi come oggi, Facebook stava iniziando a diventare seriamente popolare in Italia, per cui non c'era tutta questa condivisione di foto, di informazioni e l'aurora boreale era per molte persone, me compreso, abbastanza un mistero. Cerca che ti cerca, mi imbatto in un video, in un timelapse stupendo di un fotografo norvegese straordinario, guarda caso di Tromsø, che si chiama Ole Salomonsen e che secondo me è uno dei veri geni del timelapse di aurora boreale. Guardando quel video mi si è veramente aperto il cuore, mi sono detto io devo andare a vedere questa cosa, devo assolutamente andarci. In questo modo, a fatica, ho recuperato degli amici che volessero seguirmi in questo progetto, perché non era come oggi che l'aurora boreale è un po' una moda, se vogliamo. Al tempo l'idea di andare al nord della Norvegia in inverno al buio agli occhi dei più era una cosa da stupidi. Ed effettivamente lo era una cosa da stupidi, perché voi sapete benissimo che non è che sia sicuro il poter osservare l'aurora se fai un viaggio di quel tipo, ma a maggior ragione per come l'avevamo organizzato noi. Noi avevamo organizzato un weekend lungo, cioè partire il venerdì e tornare il lunedì. Se oggi qualcuno di voi mi scrivesse nella posta privata Stefano, ma che ne dici, io vorrei fare 3 giorni per vedere l'aurora, gli direi sei un pazzo, butti via i soldi. Come non è, io e i miei amici ci rechiamo a Tromsø, arriviamo lì e il cielo è stellato. Andiamo fino all'hotel, poggiamo le nostre valigie, ci vestiamo tutti belli bardati, usciamo e vi giuro, appena messo piede fuori dall'albergo, io alzo gli occhi e vedo sopra di me questo serpentone verde a metà strada tra le case, perché ero in centro città. Semplicemente ci siamo guardati con i miei amici, ci siamo detti, oh ascolta, vedi solo di correre, andiamo in un posto che sia un po' più aperto, cerchiamo di vedere cosa sta succedendo in cielo. E così camminando brevemente arriviamo sul porto di Tromsø, in particolare su una banchina da cui c'era una bellissima vista sul monte Storsteinen e sullo skyline. In quel momento l'aurora si è veramente accesa. Ora, per me era la prima volta, per cui non avevo dei termini di paragone, non potevo sapere com'era un'aurora debole o com'era un'aurora forte. Col senno di poi quella era un'aurora forte, ma io non lo potevo sapere, semplicemente in quel momento io ho alzato gli occhi e ho visto questo enorme serpentone verde fare delle spirali sopra la città, diventare bianco, fucsia, muoversi velocemente. Ed è una cosa che ci ha lasciato completamente di sasso. Io a malapena riuscivo a montare il treppiede, ero tutto agitato, tremavo. E in generale voi cercate di immaginare, quando vedete una cosa bella, la reazione media è wow, oh, incredibile, mamma mia, ma che roba. Nel nostro caso la reazione è stata più una roba tipo una cosa di questo tipo. Davvero non c'erano parole per descrivere quello che stavamo provando in quel momento lì, perché non ci aspettavamo che potesse essere così intensa, così verde, così colorata e così veloce soprattutto nei suoi movimenti in aria. E venendo alla foto, se guardate la foto, chi di voi ne capisce un pochettino potrà dire accidenti, che bravo questo fotografo che è riuscito a fare la foto dove si vede bene l'aurora e non ha bruciato le luci della città. Giusto? Perché l'intensità delle luci della città è più forte di quella dell'aurora, per cui tendenzialmente per fare una foto così bisogna fare 2 esposizioni o cose di questo tipo. La realtà è che no, ho semplicemente avuto un culo sfondato, e cioè che l'aurora era talmente intensa da essere paragonabile alle luci della città, e in questo modo, con una sola esposizione di 8 secondi se non ricordo male, sono riuscito a portarmi a casa una delle foto a cui sono ancora oggi più affezionato, al punto che l'ho fatta stampare, ingrandire e l'ho appesa sopra il mio letto. Questa aurora era durata qualcosa come 5-10 minuti, era stata molto veloce, per cui durante il resto della serata abbiamo passato tutto il tempo sulla riva del fiume ad aspettare che arrivasse ancora qualcosa. Siamo tornati in albergo, subito la prima cosa che ho fatto è stato mettere la memory card nel computer per cercare di vedere cosa fosse uscito, e per descrivervi la sensazione che ho provato in quel momento,
Vi faccio un esempio. Immaginatevi quando, che ne so, uscite da una storia d'amore complicata e giurate a voi stessi: mai più nella vita io non vorrò più mai avere un uomo, non vorrò più avere una donna, mai, zero. E poi un giorno magari entrate in un locale, vedete una persona e vi scatta qualcosa dentro, vi scatta qualcosa che non potete ignorare, non ce la fate, semplicemente vi trovate con voi stessi a dire e mo siamo nei guai, che faccio con sta cosa qua? Non posso mica far finta di niente, ora che l'ho vista è così. E per me è stata esattamente una cosa di questo tipo, cioè guardavo quella fotografia, guardavo l'aurora boreale, ripensavo a quello che provavo e che provavamo io e i miei 3 compagni di viaggio e tra me e me dicevo e adesso come si fa? La risposta è arrivata un paio di giorni dopo, in quel weekend estremamente fortunato dove abbiamo visto 5 volte l'aurora boreale, ma questa è un'altra storia che vi racconterò un'altra volta. Questa era la storia della mia prima volta con l'aurora boreale e quando si parla di amore sapete tutti bene che il primo amore è la prima volta, non si scordano mai.